Probabilmente non avete mai sentito parlare di Bacchus o di Devyser. È un'azienda giapponese. Fanno chitarre semi artigianali, veramente, veramente buone. Io sono felice di farvela conoscere. Hanno un sito Japan Handmade Guitar con sede in Francia e distribuiscono in Europa e anche in Italia. E adesso ne parliamo. Prima 1 minuto e 01 secondi di unboxing. Ho accennato al marchio Devyser. Bacchus fa parte del marchio Devyser. Devyser è un'azienda che produce molti modelli di chitarre con diversi brands. Ci sono appunto la Bacchus, che ha dei modelli di alto livello e di medio livello, come questa che ho in braccio al momento. Ha anche altri marchi con chitarre sempre di fascia abbastanza alta, fino ad arrivare a chitarre veramente boutique con prezzi importanti. Mi viene in mente la STR, che fa chitarre veramente ottime, la 77 che fa semiacustiche di altissimo livello, la Momose, anche queste sono chitarre di alta fascia e di alto livello. La Bacchus comprende modelli che, diciamo, fra parentesi, fra virgolette, entry level, ma sempre molto molto più che dignitosi, come questa chitarra sta a dimostrare. Comunque, ecco, volevo solo chiarire questa cosa. Tutti questi marchi fanno capo al marchio Devyser, che è un importante marchio giapponese. Bene, Bacchus Universe fa parte della linea base di questa azienda, la Bacchus, e pur essendo base ha già delle caratteristiche di ottimo livello. Questa chitarra che mi hanno inviato e che devo restituire comunque, e tengo a precisare che non sono sponsorizzato da Japan Handmade Guitars, né da Bacchus, né da Devyser, né da nessun altro, per cui dirò quello che penso di questa chitarra senza problemi.
Comunque dicevo, 2 humbucker e un single coil, forse la più versatile delle configurazioni. Questa chitarra in particolare mi sono trovato molto bene. Vi do 2 caratteristiche al volo: il corpo in pioppo, è molto leggera, vi metto in sovraimpressione il peso. Manico in acero tostato, molto bello satinato, raggio da 14, tasti in acciaio inossidabile, posati benissimo, capotasto in osso, se non ricordo male, o in graffite, adesso anche lì sovraimpressione, e meccaniche normali, tranquille, che vanno bene. Tremolo e coil switch per rendere ancora la versatilità maggiore di questa chitarra. Dicevo, chitarra molto leggera, ergonomicamente ottima, c'è il belly cut e l'incavo per arrivare ai tasti più alti, e l'attacco corpo manico è molto ridotto come spessore, per cui si suona veramente molto bene anche ai tasti più alti. Andiamo a vedere un minuto circa di carrellata sulla scelta di chitarre che possono offrire la serie Universe e la serie Global, che sono le due serie, la Universe base e la Global un gradino più alto. Ci sono altre serie che comunque vi invito ad andare a vedere nel loro sito. Ecco, la serie Universe, le chitarre come quella che sto provando io, bassi, vedete, anche delle serie Telecaster, bassi fretless coi tasti e Stratocaster in varie configurazioni, single coil con humbucker e via dicendo. Ancora tele, ecco, diciamo questa è la linea Universe. Poi c'è la linea Global, che è un gradino sopra sia come qualità che come prezzo. Vedete, anche le forme delle chitarre cambiano, ci sono anche dei modelli Les Paul. Questa è una linea che mi interesserebbe molto provare e speriamo prima o poi di farlo. Andiamo a sentirla un po' con i suoni distorti. Mi è piaciuta con i suoni distorti. Fra l'altro, anche i pick-up sono fatti, non dico a livello artigianale, ma sono fatti da un'azienda da loro controllata che produce il pick-up esclusivamente per loro. Dicevo che la Bacchus è un'azienda semi-artigianale perché i manici non sono fatti con macchinari a controllo numerico, sono ispezionati e fatti a mano uno per uno, e si sente, sono veramente, questo manico è ottimo. Andiamo a sentirla un po' con questi suoni distorti.
Sentiamola anche con i suoni puliti. I pick-up rendono bene anche sul pulito. Poi vediamo anche un po' con il coil split cosa cambia. Allora, cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto meno? Cosa mi ha convinto di questa chitarra? Beh, su tutto il manico è una cosa pazzesca. Questo manico si sente proprio sotto le mani che c'è la mano dell'uomo su questo manico. Non so, forse
può darsi sia una cosa anche psicologica mia, però sta di fatto che veramente ho trovato pochi manici buoni come questo. Un manico assolutamente da 5 stelle, non sto scherzando. Altra cosa che mi ha convinto, ed è una cosa che chi mi conosce resterà un po' stupito, sono i pick up, e devo dire questi pick up sono pick up ceramici nella, diciamo nella linea Universe della Bacchus. I pick up sono ceramici, ma contrariamente a quello che mi aspettavo, sono degli ottimi pick up ceramici. Veramente, quando mi hanno detto che erano dei ceramici, ero rimasto un po' deluso. Alla fine invece mi hanno veramente conquistato. Sono dei pick up, non lo so, fatti appunto, come dicevo, in modo semi-artigianale per loro, per Deviser e per Bacchus in particolare, e sono ottimi, sono veramente buoni. Non avrei mai detto una cosa simile. Io ce l'ho sempre un po' su con i pick-up ceramici, soprattutto nelle chitarre economiche. I pick-up ceramici sono appena insomma sulla sufficienza, ecco, diciamo così. Qui invece si prendono una promozione piena. Questo ovviamente è un mio giudizio, poi voi vi sarete fatti la vostra idea sentendo un po' i suoni. Ecco, per cui devo dire convincente moltissimo. Ecco, questa chitarra è leggera, è comoda. Ecco, se proprio devo fare un appunto, le meccaniche non sono di alto livello, fanno il loro lavoro, ci mancherebbe, la cordatura la tengono, però non sono molto fluide, non mi sono piaciute tantissimo. E anche il capotasto, prima mi sono sbagliato, non è in osso, non è, è un capotasto in plastica, è in PPS, ma anche questa è una cosa, diciamo, tutte le PRS SE hanno il capotasto in PPS uguale, identico. Sono anche un po' delle fisime che ci facciamo, chiaro, un capotasto in osso o in grafite magari dà qualche garanzia in più sulla cordatura o su le frequenze, le vibrazioni delle chitarre, però scusate, delle corde. Questo è tutto da vedere comunque. Ecco, altra cosa che mi è piaciuta, insomma, così così, è il tremolo. Il tremolo è molto duro, bisogna lavorarci un po' sopra per ammorbidirlo, però alla fine anche quello è buono, devo dire. Questa chitarra vale la sua spesa, è una chitarra senz'altro di ottimo livello e la consiglio un po' a tutti. Quindi, se volete vedere altre Bacchus o anche altre chitarre del gruppo Deviser, io spero che vi sia piaciuta questa, e considerate che è appunto uno dei modelli base del gruppo, e comunque dà la biada a molti altri modelli base di altre aziende. Altra cosa che prima ho detto di non corretto: il radius non è da 14, il radius è da 12. Il radius da 12 è un radius, ad esempio a me personalmente, che piace moltissimo, è molto comodo. Ecco, questo dovevo dirlo per correttezza. Ok, questa chitarra devo dire mi è piaciuta molto, e spero che con Bacchus e con Deviser ci sarà ancora da collaborare assieme. Per quanto riguarda la conoscenza della chitarra e di queste chitarre in Italia, mi fa piacere essere uno dei primi, probabilmente ne verranno altri, e spero comunque di continuare anch'io a portarle sul canale, a farvele conoscere. Va bene, questo video termina qui, ci vediamo presto al prossimo video. Grazie per avermi seguito e ciao a tutti.